Un anno intero con un solo obiettivo. Ciao ragazzi, qui è Asiaxi e benvenuti nel sesto episodio della carriera realistica con la Pro Vercelli. Oggi la Pro Vercelli, dopo aver dominato il campionato di Serie C, affronta la sfida della Serie B. Ci attendono colpi di mercato, decisioni che possono cambiare il nostro destino e partite da vivere col fiato sospeso. In questo episodio ripercorreremo l'intera stagione, divisa in 4 atti: calciomercato e analisi, strategie e la miglior partita di ogni trimestre. È il momento di scoprire se la nostra squadra è davvero pronta a scrivere la storia di questa divisione o se dovrà prima adattarsi al salto di categoria. Prima di cominciare leggiamo il Player of the Season della stagione appena conclusa. Il più votato da voi è stato Gianmario Comi, 36 presenze, 16 gol e 3 assist, con la media voto più alta della squadra. La federazione invece ha premiato Matteo Rizzo come miglior giovane dell'anno. Per lui 19 porte inviolate in 32 presenze. Una piccola stella pronta a brillare anche in questa stagione. Davanti al riassunto delle nostre statistiche stagionali possiamo dare inizio alla nuova avventura. In Serie C eravamo tra le squadre più forti, ma ora servirà tanto lavoro per adattare la rosa e non solo a una categoria superiore. Siamo pronti, cominciamo. La prima mossa è completare lo staff. Con la promozione la dirigenza ci ha permesso di ampliare l'organico e così mettiamo sotto contratto Inigo Idiakez, collaboratore tecnico che ci aiuterà in tutte le aree di allenamento. Poi abbiamo ingaggiato 2 osservatori di alto livello, il serbo Dejan Vasiljev, esperto dei Balcani e dell'Italia, e Brian Carey, con grande esperienza su Inghilterra e Irlanda, che aumenterà la nostra conoscenza internazionale. Infine siamo riusciti a portare a casa anche Samuel Da Costa, un fisioterapista di primissimo livello che, con il suo 19 in fisioterapia, sarà fondamentale nella gestione degli infortuni. Con lo staff sistemato è il momento di scoprire gli obiettivi stagionali. Quelli imposti dalla dirigenza sono chiari: evitare la retrocessione dalla Serie B e qualificarsi alla Coppa Italia vera e propria. Un traguardo alla portata. Ci basterà vincere una partita nell'ultimo preliminare per raggiungerlo, e ci sarebbero anche obiettivi legati allo stile di gioco, ma oltre a non essere obbligatori rispecchiano già la nostra tattica, quindi non serve aggiungerli. Passiamo allora agli obiettivi personali, quelli che ci siamo autoimposti. Io alzo l'asticella, voglio chiudere nella prima metà della classifica, quindi almeno dal 10° posto in su. Il secondo obiettivo resta quello dello scorso anno: concludere le 2 sessioni di mercato con un bilancio complessivo in positivo, e stavolta sarà davvero fondamentale. E dopo aver gentilmente rifiutato un colloquio per un posto al Parma, possiamo tuffarci nel mercato di questa stagione. Per ora siamo perfettamente in linea con l'obiettivo. Dalle cessioni infatti abbiamo incassato 240.000 euro, mentre ne abbiamo spesi soltanto 145.000 per rinforzare la squadra. A lasciarci sono stati diversi protagonisti dell'anno scorso. Oltre a Come Iezzi, già con la valigia pronta da gennaio, hanno salutato anche Schienetti, ormai 34enne e a un solo anno dalla scadenza, Sbraga, anche lui in età avanzata, e Siafà, che aveva chiesto la cessione ed è stato accontentato. Va via anche Franzoni, ceduto in prestito. Il suo futuro dipenderà solo da come risponderà in questa esperienza. Ora presentiamo i nostri nuovi giocatori. Ho mandato gli osservatori alla ricerca di rinforzi in vari ruoli, e per quanto riguarda la difesa mi hanno segnalato un ex primavera della Juventus, Tariq Moremovic, difensore centrale di 22 anni, alto ma non lento, con buone basi su cui crescere. Mentalmente è ancora fragile, ma a parametro 0 rappresenta un ottimo colpo in prospettiva per sostituire Sbraga. Per ruolo di terzino destro ho avuto qualche dubbio. Avevamo sia Mario Sanchez che Stanga come alternative, ma alla fine ho deciso di puntare sullo spagnolo, trovato libero al momento della trattativa. Non è esattamente un terzino di spinta, ma può comunque essere utile alla causa. Il voto lasciato dall'addio di Schienetti era importante. Un giocatore della sua qualità è raro in queste categorie, ma per fortuna si è liberato Anthony Mancini, trequartista francese scaricato dal Burnley. Ha solo 24 anni, è rapido, abile nel dribbling e buono sia nei tiri che nei passaggi. Se riuscirà a trovare continuità e testa potrebbe diventare davvero decisivo. In attacco avevamo invece bisogno di 2 punte centrali, alte, forti fisicamente e con un buon tiro. Il primo è Levente Sabò, ungherese cresciuto anche nelle giovanili di Atalanta e Genoa, ma senza mai esordire in Italia. Un carro armato da 195 cm per 89 kg, con grande elevazione e un tiro discreto. Per 35.000 euro gli consegniamo le chiavi del nostro attacco. Il secondo è Elia Petrelli, giovane italiano del Genoa, alto, con un buon fisico, ma meno incisivo nel salto e nel tiro. Come alternativa all'ungherese però mi sembra perfetto, e così spendiamo 30.500 euro per portarlo a Vercelli. Infine, per completare la rosa serviva un incontrista a centrocampo. Gli osservatori hanno trovato un giovane portoghese nella Serie B svizzera, e devo dire che mi ha stregato, tanto alto quanto forte nei contrasti e marcatura, anche se ancora acerbo. Nessun problema, con solo 21 anni ha tutto il tempo di crescere e maturare. E allora per 87.000 euro lo portiamo a Vercelli e gli affidiamo una maglia titolare. Con la squadra al completo ha inizio il nostro percorso. 3 mesi di partite difficili ci diranno se siamo pronti per questa categoria. La prima partita completa che analizzeremo è contro la Salernitana, una squadra straordinaria al momento prima in classifica. I loro punti deboli sono pochi, ma uno riguarda l'autorità in area e la qualità delle uscite dei portieri. Per questo decidiamo di allungare i passaggi verso le fasce e chiedere agli esterni di crossare appena possibile per metterli in difficoltà. Il resto però è una montagna. I punti di forza sono tantissimi. L'unica strategia è sporcare la partita con contrasti aggressivi e sperare in una giocata estemporanea. Scendiamo in campo con 9 titolari su 11, fuori Condello, ancora stanco dal match precedente, e il terzino La Rosa, appena rientrato
causato da un infortunio. Gli ospiti partono fortissimo, dopo 6 minuti da calcio d'angolo Zoccon colpisce di testa e costringe Rizzo a un miracolo. Poco dopo è Topalovic a presentarsi davanti al nostro portiere, ma si lascia ipnotizzare consentendo al portiere di intervenire. Ci riprova su punizione, ma Rizzo è ben piazzato e devia in angolo. Non vediamo un pallone e la Salernitana gioca alla grande. Al 37esimo Zoccon lancia lungo per Fernandes che stoppa e tira sul primo palo. Ancora una volta Rizzo salva tutto. E al 40esimo arriva il nostro primo tiro, più di frustrazione che altro. Emanuele infatti calcia da lontanissimo, ma la palla vola alta sopra la traversa e a pochi secondi all'intervallo arriva la beffa. Ivo chiude su Fernandes, ma la palla finisce a Ghiglione. De Marino non riesce a accorciare in tempo e il tiro stavolta è imprendibile. La Salernitana passa in vantaggio. All'intervallo le statistiche comunque parlano chiaro, stiamo subendo in ogni aspetto. Se siamo sotto di un solo gol è solo merito di Rizzo. Proviamo quindi ad abbassare il ritmo dei passaggi per limitare gli errori, ma la verità è che i problemi sono difensivi. I nostri sembrano non comunicare e la Salernitana trova prateria da sfruttare. Topalovic non sbaglia più, 2-0. Al 70esimo proviamo a cambiare inserendo forze fresche, tra cui Condello, che ci prova subito, ma senza fortuna. Più tardi anche Sanchez tenta un tiro disperato, ma finisce lontanissimo dallo specchio. E alla fine l'arbitro chiude le ostilità. Una sconfitta netta, con pochi attenuanti. Le letture prepartita non hanno funzionato e la Salernitana ha dominato in lungo e largo. Guardando le altre partite del trimestre raggiungiamo la Coppa Italia vera e propria battendo il Torres nel preliminare e poi eliminando i vari rigori guadagnandoci la sfida al secondo turno contro il Como. In campionato dopo un avvio shock riusciamo a portare a casa punti importanti battendo anche Brescia e Lecce e proprio contro il Lecce arriva la nostra miglior partita del trimestre. Un dominio che non mi sarei mai aspettato contro una squadra appena retrocessa alla Serie A e con la rosa intatta. Condello ci porta avanti dopo appena un minuto sfruttando di testa il bellissimo cross di Frey. 10 minuti dopo la nostra ala destra conquista il rigore trasformato con freddezza a Zabò. Sul 2-0 amministriamo la gara subendo solo una rete a causa di un'uscita troppo avventata di Rizzo. Durante il secondo trimestre di questa stagione la dirigenza ci ha proposto un rinnovo, contratto triennale a cifre importanti che certifica il buon lavoro fatto finora con questa società. Ovviamente accettiamo senza pensarci due volte e ci buttiamo subito nel mercato invernale. Decidiamo di vendere Mario Sanchez. Il terzino destro acquistato in estate si è rivelato fragile in entrambe le fasi e con una delle peggiori medie voto della squadra. Tuttavia la sua cessione ci frutta 100.000 euro, una plusvalenza pulita e ottima, ottenuta in appena 6 mesi. Con quei soldi più altri 30.000 euro portiamo a Vercelli Luca Stanga, terzino destro già valutato in estate. Oltre a una buona fase difensiva dovrebbe garantire anche una discreta spinta in attacco e con un positivo di 75.000 euro chiudiamo il mercato. L'obiettivo economico l'abbiamo raggiunto. Prima di tuffarci però nella partita più importante di questi 3 mesi contro il Pisa, secondo in classifica dietro la Salernitana, analizziamo i loro punti deboli. Il principale riguarda marcatura e posizionamento difensivo. Per sfruttarlo allunghiamo nuovamente i passaggi e chiediamo ai nostri di attaccare gli spazi. Inoltre togliamo la disciplina dalla tattica per rendere il posizionamento più fluido e confonderli ancora di più. I loro punti di forza invece sono i cross, 14 assist su 34 arrivano proprio dai traversoni, così chiediamo ai nostri di contrastarli e sporcarli il più possibile. Non possiamo schierare però tutti i titolari. Condello parte dalla panchina per scelta tecnica, mentre Marchetti e Contaldo giocano al posto di compagni non al meglio. Il Pisa invece schiera Moreo, uno dei migliori marcatori di questa Serie B, e appena arrivato il calcio d'inizio chiediamo a Moremovic di marcarlo a uomo per non farlo respirare. Il suo primo intervento però è in attacco, svetta su corner e costringe il portiere avversario alla prima vera parata del match. Poco dopo ci prova anche Contaldo, rasoterra sul primo palo, ma trova ancora la risposta dall'estremo difensore. Iotti ci prova su punizione, ma la palla sorvola la traversa col portiere immobile. Al 33esimo arriva la prima vera occasione per il Pisa. Un errore di Pannitteri in disimpegno mette l'attaccante in condizione di tirare, ma per fortuna manca lo specchio. All'intervallo possiamo dire di aver giocato bene, qualche imprecisione nei passaggi offensivi, ma difensivamente stiamo reggendo bene. Il secondo tempo però si apre con un errore di La Rosa, che perde l'uomo e costringe Moremovic a uscire. A questo punto l'attaccante del Pisa serve Moreo lasciato solo, ma il suo tiro per fortuna non trova la porta. Poco dopo rispondiamo da palla inattiva, cross perfetto per De Marino, che colpisce di testa, ma il portiere è ben posizionato e blocca. Sul ribaltamento però Moremovic è di nuovo costretto a lasciare Moreo per chiudere su un altro attaccante. Questa volta la palla filtra e l'attaccante, glaciale, trafigge Rizzo. 1-0 Pisa. Proviamo a reagire con Pannitteri che trova un varco tra le gambe dei difensori, ma il portiere respinge con un piede. È la nostra ultima occasione. Dopo 6 minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Abbiamo giocato una buona partita difensiva, limitando una delle migliori squadre della Lega a poche conclusioni, ma nell'unica vera occasione utile non siamo riusciti a opporci. L'imprecisione davanti e quell'episodio ci condannano. Un trimestre comunque strano, prima 4 partite di fila senza perdere, con 10 punti raccolti, poi la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Como, seguita da un crollo con soli 4 punti e 3 sconfitte consecutive per 1-0. La miglior partita di questi mesi è stata contro lo Spezia, un match serrato e giocato a ritmi altissimi. Una partenza sprint, al secondo minuto infatti Condello ci porta avanti con un tiro deviato e 3 minuti dopo Frey raddoppia con una bordata sotto la traversa da posizione molto defilata. Lo Spezia comunque accorcia nel finale, ma resistiamo 10 minuti e portiamo a casa una vittoria fondamentale.
La terza ed ultima partita che analizzeremo sarà contro l'Udinese, che in questo periodo ha superato Spezia e Pisa piazzandosi seconda. Noi invece arriviamo da un momento difficile, con risultati che stentano ad arrivare. Servirà una prestazione enorme. I nostri osservatori hanno segnalato che i friulani soffrono i cross, per questo chiediamo ai nostri di spingerli verso le fasce, riducendo le loro opzioni di tiro e costringendoli quindi a mettere palloni in mezzo. Dall'altro lato però hanno tanta qualità tecnica con giocatori come Toven, Samardzic e Alexis Sanchez, ottimi nei passaggi e nel possesso palla. Per contrastarli aumentiamo l'intensità del pressing, sperando di forzarli all'errore, per poi ripartire e approfittarne in contropiede. Questa volta comunque riusciamo a schierare il nostro miglior 11, ma lo stesso fa l'Udinese. Sarà una battaglia durissima e presto scopriremo se le nostre contromisure funzioneranno. Dopo il calcio inizio veniamo subito scossi da uno dei gol più belli della stagione. Toven riceve al limite e senza pensarci calcia. La palla prende un effetto incredibile che confonde Rizzo, incapace di reagire. Dopo una ventina di minuti la squadra trova la forza di reagire e allora Condello viene lanciato in fascia, arriva sul fondo e cross al centro, dove Zabò svetta di testa e sigla la rete del pareggio. Poco dopo Birindelli si inserisce da dietro e prova un tiro dalla distanza, che però sorvola di molto la traversa. Così si chiude il primo tempo, in parità. Stiamo giocando alla pari con i friulani e il punteggio lo conferma. Il secondo tempo però si apre ancora con Toven protagonista. Prima si libera la marcatura ed entra in area, ma viene fermato per fortuna dal ritorno di un nostro centrale che devia in angolo. 5 minuti più tardi abbiamo una grande occasione. Condello arriva di nuovo sul fondo, questa volta cross a basso e Zabò segna, ma il VAR ferma tutto. La posizione di Condello era sospetta e dopo un breve check il gol viene annullato per fuorigioco. Risponde quindi l'Udinese con Samardzic che prova un tiro improvviso dal limite. La palla quasi sorprende Rizzo sul primo palo. La partita poi sembra spegnersi, finché all'87esimo minuto un cross attraversa tutta l'area senza che nessuno lo tocchi. Arriva dall'altra parte a Gallo, che tutto solo ha il tempo di servire Samardzic. Questa volta il tiro è preciso e Rizzo non può nulla. Nel finale Zabò ci prova con una conclusione disperata, ma da quella posizione era impossibile segnare. E quindi la partita si chiude così, con un'altra sconfitta. Abbiamo giocato bene, alla pari con una squadra molto attrezzata, ma come per tutta la stagione siamo stati imprecisi sotto porta. 14 tiri tentati e solo 3 nello specchio. Loro invece sono stati più concreti e alla fine hanno meritato i 3 punti. E l'ultimo trimestre ci ha visto nuovamente in difficoltà. A febbraio una sola vittoria, ancora contro il Lecce, con 2 pareggi e 2 sconfitte a completare il mese. A marzo invece 3 vittorie consecutive, prima di un aprile complicato. 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 partite. Le ultime 2 gare di maggio ci hanno portato solo 4 punti, forse troppo pochi. La miglior partita comunque è stata quella contro il Sud Tirol. Li abbiamo costretti a tiri difficili e sempre fuori dallo specchio, mentre noi finalmente siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni create. Prima da Pra con un tap-in vincente dopo la respinta del portiere, poi Candé nel finale con un tiro potentissimo da oltre 30 metri che ha colpito la parte inferiore della traversa prima di insaccarsi. Alla fine ci siamo salvati, chiudendo all'11° posto con 52 punti. Non è stata una stagione brillante e abbiamo mancato di 2 punti l'obiettivo del 10° posto, ma la salvezza con relativa tranquillità resta un risultato molto positivo. Il miglior giocatore della stagione è stato Levente Zabò, 35 presenze, 12 gol e 2 assist, uno dei soli 2 della rosa a superare il 7 di media voto. Il peggiore invece è stato Anthony Mancini. Nonostante le 36 presenze e diversi tentativi di motivarlo con obiettivi minimi e facilmente raggiungibili, non è mai riuscito a incidere. Solo 4 gol e un assist, con prestazioni mediocri e la media più bassa di tutta la squadra. Una vera e propria delusione. Prima di chiudere, uno sguardo alle nostre giovanili. L'Under 18 ha chiuso al 4° posto dietro a Inter, Milan e Juventus. Ai playoff è stata subito eliminata, ma la stagione resta positiva. La primavera invece, nella categoria superiore dopo la promozione dello scorso anno, ha chiuso ottava seguendo il percorso della prima squadra. In conclusione, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della dirigenza e centrato anche uno dei 2 autoimposti, mancando l'altro di soli 2 punti. Ma nella prossima stagione dovremo alzare il livello, migliorando in tutti gli aspetti. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!